Ciao a tutti carissimi utenti, allora mi ero ripromesso di ritornare con ulteriori video a settembre essendo in vacanza, però questo è un video particolare a cui tengo molto perché c'è stata proprio una collaborazione con un'azienda che mi piace tanto, il software a sua volta è veramente bellissimo, ora lo vedremo assieme, quindi non potendo aspettare, insomma non potendo attendere, sto praticamente pubblicando oggi questo bellissimo video. Quindi oggi si parlerà di rippaggio, spieghiamo brevemente cosa è il rippaggio in questa intro, ovviamente introduciamo al programma, oggi parleremo della bellissima azienda la Livu Software, quindi in questo caso oggi vedremo il software di rippaggio che è proprio il Livu Professional Media, che è veramente bello perché un software all'interno che abbia al suo interno tanti pacchetti che permettono di fare la qualsiasi cosa in fase di rip, di copia eccetera, anche di creare, quindi abbiamo anche la parte creator, riguardante dei video. Quindi se noi abbiamo un video che sia di qualsiasi formato, che sia un DVD proprio effettivo, un dischetto, che sia un Blu-ray effettivo, che sia un Ultra HD effettivo, noi possiamo con semplicità, perché il programma è davvero intuitivo, andare a rippare tutti questi contenuti, quindi partendo proprio dai dischi fisici, partendo anche da un file ISO, se abbiamo già il file ISO pronto nel nostro computer, partendo da una cartella, o che sia DVD o che sia Blu-ray o che sia Ultra HD, o partendo proprio dal file stesso, riusciamo a ripparlo in questo programma e a fare molto di più ancora prima di ripparlo. Vediamo sempre appena cambiamo inquadratura. Però che significa rip? Ho detto anticipatamente che vi spiegavo cos'è il ripping. Il ripping non è altro che appunto prendere, partire da una sorgente che sia, abbiamo detto, DVD effettivo, quindi Blu-ray, Ultra HD, HD, oppure ISO e tutti questi file che io vi ho appena detto, e trasferirlo, trasformarlo in un altro formato che piace a noi, che potrebbe essere l'MP4, l'MPEG-2, l'MPEG-4, il MKV, quindi qualsiasi tipo di file vogliamo trasportare, lui lo prende, lo trasferisce e lo converte. Questa prende la fase ripping, viene detta, per poi invece passare, lo stesso programma lo fa, alla fase copy, quindi direttamente riesce a copiare tutto l'intero disco, quindi effettivamente fisico, proprio il dischetto uno su uno viene detto perché viene fatto proprio una clonazione, quindi questo farà parte del settaggio copy del programma, per arrivare anche al creator, quindi creare da file, prende dei veri e propri DVD. Quindi il video lo dividerò, per quanto riguarda la Livu Software, in tre parti, sempre alla stessa maniera come ho fatto video precedentemente, per non risultare molto lunghi e soprattutto per risultare complicati da andare a capire, ma di complicato, credetemi, non c'è nulla, perché il software è davvero intuitivo. Quindi la prima parte sarà quella di oggi, proprio oggi ci dedicheremo al ripping, quindi prima di incominciare a cambiare inquadratura vi dico soltanto che potete andare, anzi dovete andare in questo sito, perché anche in questo momento ci sono parecchie offerte, c'è parecchia scontistica. Ovviamente potete optare per comprare, io ve lo consiglio sempre, tutto il programma in totale, però nulla vi vieta di andare a comprare praticamente solo un singolo software di questa azienda, quindi dipende da quello che dovete andare a fare voi, non è detto che dovete comprare tutto il pacchetto in totale, il 360, potete comprare qualsiasi pacchettino che vi interessa, soprattutto andateci ora perché ci sono, ho visto nel sito, parecchi sconti e soprattutto il sito è fatto anche bene perché vi spiega quali sono le utilità di ogni singolo pacchetto. Detto ciò, nel video questo stesso vi lascerò tutti i link in descrizione, quindi oltre al mio video tutorial troverete i link che vi porteranno direttamente al sito di Livu Software e così potete decidere direttamente se acquistare il pacchetto, soprattutto cosa più importante, l'azienda, e non è da poco, permette di far provare in versione test per un piccolo periodo di prova, ovviamente i loro programmi, quindi avete tutta la possibilità di andare comunque a testare questo programma, però già vi anticipo io che sono veramente programmi fatti bene, però non perdiamo altro tempo e direttamente vediamo proprio la fase ripping di tutti questi tre file, DVD, Blu-ray e Ultra HD, come viene effettuata in maniera semplice. Ed eccoci qua. Allora, il programma una volta scaricato, vi ricordo che vi lascerò tutti i link nella mia descrizione, quindi mi raccomando andate a vedere i link in descrizione sotto al video. Il programma una volta scaricato ed installato si presenterà con questa icona. Quindi qua avremo il Livu Professional Media, quindi in questo caso basta dare doppio clic per accedere al programma. Una volta aperto si presenterà questa schermata. Allora, il programmino, come potete vedere qua, è veramente fatto bene perché è intuitivo, che significa che è veramente semplice. Chiunque lo capirebbe.
Intanto, come prima cosa che vi dico è di settare la lingua in base alla vostra esigenza, quindi lo potete fare semplicemente andando sull'ingranaggio in alto a destra, quindi sulle impostazioni, e qui potete andare a cambiare la lingua e scegliere quella che più vi serve. In questo caso cliccate sempre prima applica per salvare le modifiche, dopodiché ok. Ora, come vi ho anticipato nella preview, oggi tratteremo soltanto la parte Reaper, perché abbiamo detto che divideremo il video in 3 parti per non risultare né lungo né noioso e né soprattutto complicato per voi. Quindi in questo caso andremo a vedere oggi il Blu-ray Reaper, l'Ultra HD Reaper e il DVD Reaper, e proprio partiremo noi dal DVD Reaper, che è quello, diciamo, che di solito assieme al Blu-ray Reaper si usa molto di più. Quindi in questo caso, se dobbiamo andare a rippare noi un DVD da qualsiasi fonte, quindi partendo da qualsiasi fonte, o che sia DVD fisico che noi abbiamo dentro inserito un dischetto nel masterizzatore, oppure andare a partire da un file ISO, quindi un file di immagine, andare a partire da un file da cartella, o anche lo stesso file video già pronto. Quindi in questo caso possiamo anche andare a cliccare DVD Reaper per convertirlo in un altro formato che a noi serve maggiormente. Quindi in questo caso, per esempio, se dobbiamo andare a fare un ripping direttamente con un dischetto inserito nel nostro masterizzatore, non ci rimane altro che andare a cliccare su aggiungi UHD Blu-ray, eccetera eccetera. Quindi in questo caso andiamo a prendere noi aggiungi da CD-ROM. Io già qua vedo il mio titolo, che ovviamente offuscherò per motivi di privacy, ma all'interno c'è il nome del mio dischetto. In questo caso, quindi stiamo rippando, facendo un rip da disco, posso scegliere, come potete vedere qua il menu ormai c'è evidenziato in questo caso col verdino fil principale, quindi posso direttamente da tutto il disco andare a tirare, estrapolare fuori per poi convertire in un altro file direttamente il film principale del DVD, oppure per esempio altre angolazioni, per esempio titolo 4, ammettendo che sono altre angolazioni del film, per esempio dei backstage titolo 3, quindi posso andare con film principale, andare a tirarmi fuori quello che alla fine voglio. In questo caso il film principale proprio sarà questo di qua, quindi partirà, una volta che noi l'abbiamo convertito, direttamente il film, senza magari i fastidiosi menu e tutto quello che concerne il DVD, quindi partirà immediatamente il film. Possiamo andare a fare invece proprio film completo, quindi lui metterà tutto, sia il titolo 1, 2, 3, 4, quindi quello che ho detto io, il menu completo, il backstage, in modo che proprio viene rippato l'intero film. Dopodiché possiamo anche andare ad utilizzare la modalità personalizzata, quindi quello che ho detto poc'anzi, andare a scegliere noi proprio cosa andare a rippare e salvare in altro formato. Vi ricordo che questo, lo dico solo ora, ma vale per tutto proprio il software, quindi Ultra HD, Blu-ray, DVD-R, RIP, copy, tutto il software in generale, ovviamente lui toglie e riesce a superare tutte le restrizioni regionali che ci sono nei film, quindi riesce a togliere qualsiasi tipo di protezione. In questo caso, quindi una volta che per esempio abbiamo scelto film principale, quindi andiamo a prendere il film principale che si capisce subito dalla durata, dura in questo caso 2 ore, 5 minuti e 31 secondi, andiamo a cliccare OK. Una volta che lui carica, qua darà una piccola preview di quello che stiamo andando a prelevare. In questo caso praticamente noi possiamo andare a fare, anziché subito convertire, perché possiamo subito convertire, intanto dobbiamo andare a settare la destinazione, quindi come vogliamo salvare questo tipo di file. Quindi da DVD proprio fisico, dischetto, noi lo possiamo, cliccando qui sul profilo di uscita, possiamo andare a cambiare praticamente questo file, quindi possiamo andarlo a modificare, vogliamo salvarlo in MP4, H265, MTS, H265 MKV. Mi raccomando, scorrete perché ci sono tantissimi formati, ma tantissimi formati come common video, perché poi andando proprio scorrendo c'è il common audio, c'è lo stesso file, noi potremmo estrapolarlo e salvarlo sotto forma soltanto di audio. Di HD video ci sono altri tipi di formati, in 2K e 4K ci sono altri tipi di formati, anche il lossless video possiamo andare a utilizzare, quindi mi raccomando utilizzate tutti i sottomenu perché sono importanti. Per esempio, se questo file stesso io lo voglio salvare per esempio in MKV video, clicco su MKV e qua già lui mi memorizza che il profilo di uscita sarà MKV, quindi io partirò da un formato dischetto fino ad arrivare a un MKV. In questo caso posso ancora andare a settare, ed è la cosa bellissima che ho trovato sul Livu Professional, possiamo andare a cliccare su questa matitina, si aprirà questa finestra.
Quindi noi sotto il menu video audio abbiamo tutto questo settaggio che possiamo andare a fare. Quindi lo metto in pausa, possiamo andare a capovolgere dall'alto verso il basso, possiamo ruotare il nostro video. Quante volte praticamente noi sbagliamo con il telefonino a mettere l'inquadratura e ci troviamo un video capovolto e dobbiamo ricorrere a software esterni. Ecco, con il LivuProf non c'è bisogno, perché basta che qui io vada a cliccare e posso metterlo sia in orizzontale che in verticale, oppure farlo diventare da verticale in orizzontale e viceversa. Posso agire sullo zoom del volume, sulla velocità, questo per quanto riguarda il comparto qua audio a sinistra. Ma se evidenzio in verdino il ritaglia, io posso qua ritagliare parte di video, quindi direttamente posso ritagliare una parte che mi interessa del video, quindi anche andandoci sotto forma di minuti se so il punto preciso, e cliccare su ok per ritagliare tutto il video. Posso anche aggiungere una famosa filigrana sotto forma sia di immagine, se clicco immagine, sia di testo scritto qui andandoci a scrivere il testo. Posso anche tagliare, e non confondiamolo come taglio di video, non è un taglio di video, ma è un taglio proprio come risoluzione, quindi se io praticamente abbasso qui lui mi fa vedere magari il taglio che effettuerà nel video, quindi parlo proprio di risoluzione, faccio saltare pezzi di inquadratura, quindi in questo caso posso cambiarlo come voglio. Posso dare qualche effetto in più come luminosità, saturazione, contrasto, e posso anche trasformarli insomma in un 3D. Quindi in questo caso, una volta mettiamo che noi abbiamo fatto tutte le nostre modifiche, se volete potete anche non farle, però questo vi fa capire quanto è potente il software, ha più utility tutte in uno. Possiamo procedere con la conversione, quindi cliccare su converti. In questo caso possiamo andare a salvare il nostro file dove vogliamo, però vi consiglio di utilizzare sempre la cartella desktop in modo che così lo trovate immediatamente. Se qua ci dovesse essere qualche altra cartellina, voi basta che andate sulla cartellina qua a destra, cliccate desktop nel computer e direttamente vi si salverà il file nel vostro desktop. Dopodiché non rimane che cliccare su converti e in questo caso lui prende e converterà tutto il video in un unico file. Stop, non dovete fare più niente, dovete attendere soltanto la fine della percentuale e vi ritroverete il vostro file bello e pronto direttamente sul vostro desktop. E questo è praticamente se noi abbiamo proprio un dischetto fisico, quindi la procedura se abbiamo dei DVD, dei CD proprio fisici nel nostro masterizzatore. Ma se noi praticamente abbiamo altri tipi di sorgenti, il LivuProf Media riesce a fare lo stesso il RIP? Assolutamente sì, è la risposta. Io qui per esempio all'interno della mia cartella ho un file ISO che andrò a trascinare sempre qua dentro in formato DVD, quindi qui stessa cosa, sempre potete scegliere se tirare fuori soltanto il film principale che durerà 2 ore e 4 minuti e 55 secondi, se fare il film completo, quindi mettere anche per esempio il titolo 12 da altri quasi 9 minuti, il titolo 3, insomma tutti questi titoli che ovviamente saranno backstage, saranno magari errori all'interno, saranno tutti quei sottomenu che ci sono all'interno del DVD, quindi completo, totale. Oppure possiamo andarlo a personalizzare, per esempio voglio, che ne so, il film è soltanto il titolo 41, posso andare a scegliere quello che voglio, ammettendo sempre che noi andiamo a fare il film principale che in automatico setta lui che riconosce, direttamente cliccheremo su ok, una volta cliccato su ok, sempre stessa cosa, dobbiamo andare a modificare il profilo di uscita, quindi dobbiamo andare a cambiare quello che vogliamo noi, quindi se io per esempio lo voglio questa volta andare a modificare e salvarlo in 4K MP4, direttamente posso andare a modificare sempre da qua stesso, come lo voglio di qualità, se la voglio migliore ovviamente impiegherà più tempo, se la voglio bassa, se voglio migliorare l'audio, posso fare tutto quello che voglio a livello di settaggi. Posso anche andare, come poco fa, a dare un'ultima modifica praticamente al mio film, quindi se lo voglio capovolgere, se lo voglio un pochettino zoomare, se lo voglio mettere più veloce, posso ritagliare la filigrana, insomma tutto quello che ho detto poc'anzi possiamo fare. Una volta che abbiamo settato il tutto, clicchiamo ok, ovviamente non sono cose obbligatorie perché chi ci interessa soltanto andare a cambiare il formato, basta che clicca cambia 4K e cliccherà direttamente su converti. Assicuriamoci sempre che sia desktop impostato e faremo noi converti e direttamente lui convertirà di nuovo il tutto, però in questo caso sempre formato DVD, però immagine questa volta. Ovviamente io non starò qui 3 ore e 42 a rippare, ovviamente è l'inizio, quindi ora andrà scalando di molto, il file direttamente, che poi ve lo troverete una volta finito nel vostro desktop.
Passiamo ora al Blu-ray Ripper, quindi clicchiamo nell'icona Blu-ray Ripper se voi avete un Blu-ray da andare a rippare. Stessa procedura, se avete un disco in Blu-ray proprio fisico, il dischetto, inseritelo nel vostro Blu-ray e direttamente cliccate su aggiungi da CD-ROM. Io ovviamente non lo posso fare sempre perché non ho un lettore Blu-ray. Quindi la procedura è sempre uguale per tutti e tre i file, quindi DVD, Blu-ray o Ultra HD. Se noi per esempio partiamo, io ho creato sempre una cartella Blu-ray, se partiamo per esempio da un file Blu-ray a cartella, basta prendere la cartella e trascinarla all'interno del programma. Il risultato sarà sempre lo stesso. Clicchiamo su OK, andiamo sempre a modificare tutte le impostazioni che vi ho fatto vedere poc'anzi e direttamente possiamo anche andare a modificare la qualità, abbiamo visto, e possiamo andare a dare un'ultima modifica qua nella matitina. Una volta cliccato OK, appena abbiamo finito le procedure, cliccheremo sempre su Converti e di nuovo su Converti. Questo per quanto riguarda il Blu-ray da cartella. Lo stesso file del Blu-ray, l'ho creato sotto forma proprio di file, quindi possiamo andarlo sempre a mettere all'interno col trascinamento, stessa procedura una volta che modifichiamo sia qui possiamo andarlo a convertire, quindi anche sotto forma di file questo l'EVOprof Media riesce a convertire, a rippare, quindi veramente perfetto, cosa che altri programmi a pagamento non fanno. Dopodiché un ultimo formato di Blu-ray che si può trovare è proprio quello del file di immagine, quindi basta trascinare questo file di immagine sempre all'interno del nostro programmino e qua sempre stessa cosa, possiamo scegliere se fare film principale, quindi lui già va a prendere il film principale togliendo altri menu, il film completo, quindi sceglie di rippare il tutto, oppure personalizzata, oltre al film principale o proprio togliere il film principale, possiamo scegliere alcuni titoli da andare a, ovviamente anche vedendo le anteprime, da andare a rippare. Quindi una volta che noi abbiamo scelto quello che vogliamo andare a rippare come film, sempre cliccando su OK, dando sempre queste ulteriori modifiche, cliccheremo su Converti e di nuovo Converti, ci ritroveremo il nostro file sul desktop. Ed infine, per ultimo, avremo l'Ultra HD Ripper, stessa procedura precisa ed identica, cliccheremo su Ultra HD, se abbiamo un Blu-ray Ultra HD a dischetto andiamo ad aggiungere da CD-ROM, io ovviamente non ce l'ho perché non ho il masterizzatore Ultra HD, il masterizzatore Blu-ray, però direttamente vi posso fare vedere qualche file che ho creato io in Blu-ray, quindi possiamo anche, oltre al disco proprio fisico, partire dalla cartella sempre col trascinamento, quindi semplicissimo, quindi lui già ha trovato praticamente questo file Ultra HD, quindi non ci rimane sempre che cliccare su OK, andare a modificare il profilo di uscita, quindi cambiandolo con tutti i formati che vogliamo noi, che qua abbiamo a disposizione, e possiamo, abbiamo detto, anche andare a modificare, abbiamo detto, il video come qualità e come settaggi. Possiamo fare sempre la terza modifica da qui praticamente e andare a modificare quello che vi ho fatto vedere poco fa. Stessa cosa, quindi la differenza sta soltanto nella partenza del file. Ora stiamo lavorando con gli Ultra HD, per intenderci dei Blu-ray che vanno oltre i 3000 pixel. Quindi una volta che abbiamo settato il tutto possiamo cliccare su Converti, Desktop, assicuriamocelo, faremo Converti. In questo caso lui ci sarà il tempo che ci deve stare, in questo caso saranno meno di 2 minuti e avremo il nostro file convertito alla fine che sarà praticamente questo di qua. Ovviamente io stopperò il tutto e vi farò vedere anche che con altri formati sempre Ultra HD, quindi partendo da un singolo file che già voi avete, lo cliccherò all'interno sempre con il trascinamento. Questo è un file pesantissimo perché è molto più lungo, è un film che dura quasi 3 ore, infatti vedete quant'è la risoluzione è altissima dell'Ultra HD, è un 3840x1608, quindi direttamente io sempre cambierò, una volta che a voi vi interessa per esempio il formato sempre MP4, potete andare direttamente su Converti senza fare niente, proprio velocissimo, quindi potete andare, se vi interessa l'MP4, cliccare su Converti e lui convertirà. Sempre stessa cosa, stessa maniera, possiamo cambiare i vari formati anche da qua sotto, ricordatevelo, e possiamo praticamente anche andare a cambiare quella famosa spunta e tutte le impostazioni per avere una qualità video e audio migliore. Dopodiché non ci rimarrà sempre che fare converti anche con questo file e lui convertirà lo stesso questo tipo di file. Ovviamente io annullerò il file in questione e direttamente come ultima ipotesi dell'ultimo Ultra HD c'è il classico che vi troverete spesso,
ISO, quindi il classico immagine, il file di immagine. Stessa procedura, prendiamo il file, lo trascineremo all'interno, direttamente lui troverà il file Ultra HD, cliccheremo su ok e qui stessa procedura, facciamo qualche modifica fra una parte, uno cambia e uno modifica, la terza modifica se la vogliamo la facciamo qui dalla pennetta, dopodiché non ci rimane che fare converti e converti di nuovo e lui convertirà il file che ce lo ritroveremo sempre qua nel nostro desktop sotto forma in questo caso di MP4. E con questo abbiamo concluso questa parte del RIP, quindi avendo fatto tutti e tre profili, quindi il profilo DVD, il profilo Blu-ray e il profilo Ultra HD. Comunque ci vediamo ora cambiando inquadratura per le considerazioni finali. Ed eccoci ritornati alle conclusioni finali. Avete visto quanto è semplice andare a utilizzare questo software e soprattutto quello che permette di fare questo Livu Software Prof Media. Veramente riesce a fare la qualsiasi cosa per quanto riguarda il comparto video. Quindi trovo veramente che sia un bellissimo programma, quindi come vi ho detto prima andate nella descrizione, nei link in descrizione e andate a vedere subito tutto quello che permette di fare questo programma proprio andando a fare un giro, una carrellata di tutti i software che ci sono all'interno di questo Livu Software e andate a scegliere il vostro, soprattutto avete, come ho detto all'inizio, la possibilità di provare il programma per un periodo di tempo, così se vi interessa potete pensare di acquistarlo, però mi raccomando non perdete casomai tempo nell'acquisto perché effettivamente il software, lo vedete il prezzo sbarrato è molte volte in sconto e anche quando sono veramente prezzi di singoli pacchetti molte volte veramente economici irrisori, quindi che qualsiasi persona comunque si può permettere. Detto ciò, mi raccomando, questa è solo la prima parte del video, ci rivedremo noi con la seconda parte del video, quindi andiamo a spiegare altri componenti di questo bellissimo Livu Software. Ciao a tutti, alla prossima!